Buongiorno, oggi con questo video riassumiamo le 5 puntate dedicate ai nodi da pesca per legare girelle ed ami ad occhiello. Mostreremo una veloce esecuzione di questi 11 nodi da pesca e poi dopo li testeremo al dinamometro. Trarremo conclusioni e discuteremo il rendimento dei nodi che abbiamo eseguito. Questi nodi sono stati eseguiti con un nylon siliconato molto morbido. Ci tengo a sottolineare che in base al tipo di filo che viene usato i nodi possono avere degli esiti diversi tra loro. Un nodo si comporterà diversamente a seconda se viene eseguito su un nylon piuttosto che su un fluorocarbon piuttosto che su un multifibra. Per semplificare le cose, tutti i valori dei test sono stati arrotondati per difetto o per eccesso, quindi le medie potrebbero non essere super precise. Tuttavia, lo stesso principio è stato applicato su tutti i nodi, quindi il confronto tra di loro sarà molto fedele. Ma adesso basta parlare, andiamo a vedere i test di questi 11 nodi. Iniziamo a fare i test con uno dei nodi più comuni e conosciuti dai pescatori, l'improved clinch. L'improved clinch è la versione rinforzata del clinch. Passiamo ora ad un altro nodo molto conosciuto, famoso per la sua semplicità di esecuzione e per la sua polivalenza di utilizzo sia nelle diverse tecniche di pesca che per i tipi di fili. Parliamo del Palomar. Testiamo ora il nail loop, conosciuto da tutti come nodo del tubicino. Continuiamo a testare il nodo del tubicino, ma questa volta mettiamo un tubicino di protezione tra il nylon e la girella.
Con questi prossimi test finalmente soddisferò le tante richieste di molti iscritti, che tante volte mi hanno chiesto di provare questo nodo. Sto parlando del nodo Adriatic. Ecco uno dei nodi che negli ultimi anni ha riscosso un successo strepitoso, grazie alla sua resistenza e semplicità di esecuzione. Testiamo il nodo chain semplice, quello con la bocca di lupo iniziale. Non poteva mancare la versione rinforzata del nodo chain, ovvero il chain con la protezione. Eccoci arrivati ad uno dei nodi più discussi negli ultimi anni, chiamato con il nome del suo inventore. Sto parlando del nodo spina. Ed eccoci finalmente a testare il nodo che, a mio giudizio, è il nodo più resistente in assoluto. Inventato da Andrea Marras, testiamo il nodo spina versione Marras. Ecco qui il riepilogo dei nodi che abbiamo appena testato.
Adesso li commenteremo uno per uno, mettendoli anche a confronto tra di loro. L'improved clinch, forse uno tra i primi nodi che abbiamo imparato e tra i più semplici da eseguire. È un nodo che subisce una gran perdita di carico di rottura. Dai test eseguiti perde mediamente il 36% del suo carico di rottura. È un nodo poco ripetibile, infatti i suoi carichi di rottura vanno da un minimo di 12,1 kg a un massimo di 18 kg, con una media di 15,1 kg. Nodo poco indicato nelle pesche pesanti con i grossi predatori. Il suo utilizzo è rivolto per lo più ai fili di piccolo diametro nelle pesche minori. Il Palomar, uno tra i nodi più usati dai pescatori di tutto il mondo. Nonostante questo nodo abbia vinto lo slogan di "Col Palomar mai un problema", è ben lontano dai nodi di prima classe. Tuttavia, la sua semplicità di esecuzione e il suo discreto carico di rottura lo rendono un nodo molto amato, sia dai pescatori di acqua dolce che in mare. È risaputo essere un nodo che ha il carico di rottura dell'80% e infatti dai test che abbiamo fatto è uscito fuori un 77% di media. Le sue rotture hanno oscillato tra un 64% e un 88% e, anche se è un buon nodo, non è il caso di inserirlo nella cerchia dei nodi di prima classe. Buono il suo utilizzo nelle pesche medio-leggere, ma per la pesca ai grossi predatori c'è sicuramente molto di meglio. Ecco un confronto molto interessante tra il nodo col tubicino, detto anche nail loop, e il nodo col tubicino con la guaina che va a proteggere l'asola tra il filo e la girella. Con il nodo col tubicino iniziamo a salire di livello e passiamo da un 80% nella versione senza protezione ad un 89% alla versione con la protezione, con un aumento di ben 2,3 kg di carico di rottura. Nella versione con protezione troviamo un nodo più sicuro e costante nei suoi carichi di rottura. Uno tra i test ha addirittura mantenuto il 100% del carico di rottura, non rompendo al nodo, mentre un altro test ci è andato molto vicino, con un 96%. Ecco finalmente il nodo Adriatic. Con questo nodo iniziamo ad entrare nei nodi di prima classe, ovvero quelli che superano il 90% del carico di rottura. Per ben 2 volte ha mantenuto il 100% del carico di rottura, mentre un terzo test ci è andato molto vicino con un 94%. La sua media, in percentuale, di carico di rottura è stata del 91,4%. Siamo ormai nel mondo dei nodi di prima classe e mettiamo a confronto i due nodi chain, quello con la bocca di lupo iniziale e quello con la protezione. È incredibile come aggiungere un pezzetto di guaina di protezione possa cambiare drasticamente l'evoluzione di un nodo. Passiamo da un nodo che oscilla tra l'82 e il 100% del carico di rottura nella versione senza protezione ad un nodo che ha mantenuto sempre il 100% del suo carico tranne una sola volta, che ha rotto al 99% del suo carico di rottura. Un incremento del 9% che, tradotto in chilogrammi, sono ben 2,4 kg in più rispetto ad un nodo che aveva già un elevato carico di rottura. Prima di passare al prossimo nodo, volevo mettere a confronto l'Adriatic con il nodo chain senza protezione, in quanto molto equivalenti tra loro. Nella media di rottura in chilogrammi hanno differito solo di 100 grammi. Prima di dire che l'Adriatic è meglio del chain, vorrei sottoporre questi due nodi ad ulteriori test. In un prossimo futuro farò una puntata che sarà dedicata allo spareggio di questi due nodi. Eccoci arrivati ad un nodo che ormai non ha più bisogno di presentazioni, il nodo spina versione originale. Con un carico di rottura medio vicinissimo al 100%, solo due test hanno rotto al nodo,
mantenendo anch'essi un carico di rottura elevatissimo. Con una ripetibilità ottima, il nodo spina versione originale ha rotto 3 volte al 100%, una volta al 98% e una volta al 96%, con una media percentuale del 98,8%. Ecco il vincitore dei test, non avevo dubbi, anche se il nodo chain con la protezione, entrando a gamba tesa, lo ha quasi eguagliato. Il suo risultato è rotondo, 100%. Su 5 test non ha mai rotto al nodo, pertanto il suo risultato parla da solo. Prima di concludere con i commenti, mettiamo a confronto questi due nodi. Con il mio grande stupore ho visto il nodo chain con protezione quasi eguagliare il nodo spina Marras. Tuttavia, prima di assegnare un titolo al nodo dei nodi, faremo più avanti ulteriori test per valutare più a fondo questi due nodi. Il nodo chain con protezione ha superato, in media di chilogrammi, il nodo spina Marras, ma questo è un risultato poco determinante, perché la piccola differenza di soli 100 grammi è dovuta sicuramente dalla disomogeneità del filo, in quanto più significativi sono state le rotture non al nodo, che hanno determinato un valore percentuale rispetto al valore di riferimento. Eccoci qua a discutere i primi 9 test che abbiamo appena eseguito. Come avrete potuto notare, alcuni nodi subiscono una grossa escursione in termini di carico di rottura. Questo è dovuto principalmente a due fattori. Primo, il filo non è omogeneo in tutta la sua lunghezza, pertanto in alcuni punti è un po' più resistente, in altri punti lo è un po' meno. 2. Per quanto possiamo eseguire bene un nodo, non potrà mai essere perfettamente uguale a un altro nodo. Pertanto, questo può subire delle differenze nel rendimento dei carichi di rottura. Qui entra in gioco la ripetibilità di un nodo, ovvero quante volte quel tipo di nodo rimane costante in termini di carico di rottura su prove diverse. Prima di inserire il nodo al barella e il nodo Big Game Stancy, volevo dedicare una parte di video confrontando e testando prima il nodo chain con bocca di lupo contro l'Adriatic, poi il nodo chain con la protezione contro il nodo spina Marras. Iniziamo con il nodo chain.
Eccoci arrivati alle conclusioni finali. Il nodo chain ha mantenuto una sola volta il 100% del carico di rottura, mentre l'Adriatic lo ha mantenuto per 3 volte. Nonostante questo, il chain ha avuto delle rotture minime mediamente più alte e questo ha permesso di avere una condizione di quasi parità. Infatti il chain ha una rottura media di 22 kg, pari al 94% del carico di rottura, mentre l'Adriatic ha una rottura media di 22,2 kg, pari al 94,8% del carico di rottura. Con questi due numeri possiamo dire che i due nodi sono equivalenti. Abbiamo visto come questi due nodi sono quasi perfettamente equivalenti fatti col nylon. Un piccolo ma grande consiglio: questi due nodi soffrono molto quando vengono eseguiti su degli occhielli molto piccoli, quindi in questa particolare condizione vi consiglio di eseguire dei nodi con il tubicino di protezione che va a proteggere il filo. Ma adesso passiamo al nodo chain con la protezione contro il nodo spina matras. Dopo questi due ultimi test possiamo confermare quello che avevamo dedotto all'inizio dei test, ovvero che il nodo spina versione Madras, seppur di poco, è superiore al nodo chain con la protezione. Parliamo di una sciocchezza, di soli 200 grammi su 23,8 kg. Personalmente posso dire che i due nodi sono perfettamente equivalenti, però i numeri sono i numeri e quindi, almeno per ora, mettiamo al primo posto il nodo spina versione Madras. Ma adesso vediamo la classifica momentaneamente parziale aggiornata. Al nono posto c'è l'Improved Clinch,
con una media di rottura di 15,1 kg ed una media di rottura in percentuale del 64%. All'ottavo posto c'è il tanto amato Palomar, con 18,3 kg e 77% di rottura media. Al settimo posto c'è il Nail Loop, o conosciuto da molti come nodo del tubicino, con 18,8 kg e 80% di rottura media. Al sesto posto c'è il Nail Loop con il tubicino di protezione. Grazie al tubicino di protezione, il Nail Loop aumenta la sua resistenza a 21,1 kg e 89% di rottura media. Con il nodo chain entriamo nel mondo dei nodi con oltre il 90% di carico di rottura. Con un quinto posto, il nodo chain versione con bocca di lupo iniziale ha un carico di rottura medio di 22 kg e una media di rottura in percentuale del 94%. Dopo un lungo spareggio con il nodo chain con bocca di lupo, è il nodo Adriatic ad aggiudicarsi il quarto posto con 22,2 kg e 94,8% di rottura media. Nel gradino più basso del podio c'è il nodo spina originale con 23,6 kg e 98,8% di rottura media. Al secondo posto c'è il nodo chain con la protezione con 23,6 kg e 99,2% di carico di rottura medio. Dopo questo video molto faticato, possiamo dire con certezza che è lui il nodo più resistente che abbiamo testato, il nodo spina versione Marras, con 23,8 kg e 99,7% di valori medi. Bene, abbiamo visto la classifica parziale aggiornata dei primi 9 test effettuati, ma adesso introduciamo e testiamo un nuovo nodo, il nodo Big Game Stancy. Nonostante questo nodo utilizzi la stessa guaina verde che utilizza il nodo spina, non è da confondere con il nodo spina, perché il nodo Big Game Stancy viene formato facendo una serie di spire a scendere e poi alla fine chiuso da un paio di mezzi colli, mentre il nodo spina è formato da soli mezzi colli a scendere. È un nodo molto interessante che al dinamometro si è rivelato essere veramente un gran nodo. Ma adesso vediamo l'esecuzione del nodo Big Game Stancy e poi lo andiamo a testare. Infiliamo il filo nella guaina verde, poi inseriamo la girella, dopodiché blocchiamo la girella con l'aiuto di una morsa. Dopo aver allineato i due baffi della guaina, iniziamo ad accavallare le spire, scendendo mano a mano. Se durante l'esecuzione la guaina si attorciglia su se stessa, non preoccupatevi, è una buona cosa. Alla fine delle spire facciamo un mezzo collo doppio di chiusura e, se vogliamo, ne facciamo un altro per sentirci più sicuri. Dopodiché tagliamo quasi a filo. Per i maniaci della perfezione possiamo scaldare una superficie metallica con la quale andremo ad appiattire la piccola eccedenza del nodo. Questo, oltre ad essere migliorativo dal punto di vista estetico, andrebbe ad evitare un possibile scioglimento dell'ultimo mezzocollo, cosa poco probabile ma possibile.
Eccoci a commentare gli esiti del nodo Big Game Estensi. Per ben 6 volte il filo non ha rotto al nodo, mantenendo il 100% del carico di rottura, mentre le altre 4 volte ha rotto tra il 98 e il 99% del carico medio di rottura del filo. Dei risultati sorprendenti, con un carico di rottura medio di 23,7 kg ed un valore percentuale medio del 99,4%. Prima dell'inserimento del nodo Big Game Estensi, il podio dei 10 nodi che abbiamo testato era formato dal nodo spina Marras, dal nodo chain con protezione e dal nodo spina originale. Dopo aver testato il nodo Big Game Estensi, c'è stata una variazione del podio e quindi della classifica. Il nodo Big Game Estensi scavalca il chain con la protezione e il nodo spina originale, inserendosi al secondo posto. Allora, c'è stata una grossa sorpresa da parte di questo nodo. Come abbiamo visto, si è inserito con estrema facilità nel podio. Abbiamo quasi concluso tutti i test. Adesso inseriamo l'ultimo nodo, il nodo Albarella. Con il nodo Albarella chiudiamo questa lunga serie di test fatti con un nylon di tipo morbido. Fondamentalmente il nodo Albarella è un nodo Adriatic fatto con la protezione. Adesso faremo vedere una breve esecuzione del nodo Albarella, dopodiché passiamo al dinamometro. Inseriamo la guaina di protezione con la girella e blocchiamo la girella aiutandoci ad esempio con una morsa e iniziamo a fare delle spire a salire. Dopodiché iniziamo a fare delle spire a scendere, accavallando le spire sottostanti. Finita la catenella di spire, chiudiamo con alcuni mezzi colli, sia sul filo che sulla protezione. Se vogliamo, possiamo appiattire il filo in eccesso facendo una pallina con una superficie metallica riscaldata, facendo attenzione a non rovinare la lenza buona. Allora, negli ultimi 2 test il filo non ha rotto al nodo, lasciando inalterato il 100% del carico di rottura, mentre nei primi 3 test il filo ha rotto al nodo, ma sempre con carichi importanti, dal 93 al 96%. La media di rottura in chilogrammi è stata di 22,8 kg, mentre la media di rottura in percentuale è stata del 96,8%. Questi valori portano il nodo Albarella a posizionarsi leggermente sopra il nodo Adriatic, posizionandosi all'interno della classifica generale degli 11 nodi testati come quinto nodo più resistente. Allora, il nodo Albarella è riuscito ad aggiudicarsi la quinta posizione sorpassando di pochissimo il nodo Adriatic. Penso che i due nodi sono perfettamente equivalenti. Il nodo Albarella è stato soltanto di 600 grammi in media superiore al nodo Adriatic, però credo che si tratti di differenze talmente minime che se dovessimo ripetere i test magari
sarebbe il nodo Adriatic ad essere superiore al nodo Albarella, quindi ritengo che i due nodi siano perfettamente equivalenti, almeno fatti con questo tipo di nylon. I prossimi test li faremo con un nylon di tipo più rigido e infine faremo anche dei test col fluorocarbon, quindi rimanete collegati, iscrivetevi al canale, se vi è piaciuto il video lasciateci un like e ci vediamo al prossimo appuntamento su Strike Zone. Ciao!